Ho qui con me del latte senza lattosio, normalmente viene consigliato per gli intolleranti al lattosio, ma come fanno a farlo? Che cos'è esattamente il latte senza lattosio? Come fanno a togliere il lattosio? Dove va a finire? Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi con questo video voglio inaugurare una rubrica che spero vi piacerà, che si chiama Che cos'è?, in cui cercherò di spiegare che cosa sono varie cose che noi normalmente troviamo in cucina o in casa, e ho deciso di iniziare con il latte senza lattosio, visto che è una domanda che mi viene fatta spessissimo sia qui nei commenti che su Instagram. Iniziamo prima con lo spiegare che cos'è il lattosio, ma se vi interessa l'argomento latte in generale vi ricordo che sul mio secondo canale c'è un'intera conferenza di circa un'ora tutta dedicata al latte, quindi vi metto qui la scheda e andate a vedervela se vi interessa. Allora, il lattosio è un carboidrato, uno zucchero più precisamente, e quando voi prendete una bottiglia di latte, una confezione di latte, guardate nella tabella nutrizionale, troverete scritto in 100 ml 5 grammi circa, 4,9, 5,1, insomma più o meno un numero così, di carboidrati, di cui zuccheri esattamente lo stesso numero. Questo vuol dire che lo zucchero lattosio è l'unico carboidrato contenuto nel latte e, curiosità, è anche l'unico zucchero prodotto da un animale e esclusivamente contenuto nel latte. Il lattosio, diciamo, negli alimenti non trasformati non si trova in nessun'altra parte. Non si trova nella lattuga. Ho sentito alcuni dire che si trova nella lattuga, forse perché inizia per latte, ecco, ma no. Nella carne di vitello non si trova, non si trova da nessuna parte se non nel latte e nei prodotti ovviamente derivati dal latte, quindi si trova un po' nel burro, nei formaggi, nei latticini e così via. Dal punto di vista chimico, il lattosio è un disaccaride, cioè è formato da due molecole più piccole, chiamate monosaccaridi, unite tra di loro. Queste due molecole che qui ho fatto con il Lego sono il glucosio e il galattosio. Qui devo precisare una cosa perché spesso vedo un po' di confusione per chi non è un chimico o chi non si ricorda la chimica. Il lattosio è formato da due molecole, appunto il glucosio e il galattosio, legate tra di loro. Questo vuol dire che noi chimici vediamo in qualche maniera all'interno della struttura del lattosio le due molecole unite. Questo però non vuol dire che il lattosio ha le stesse proprietà delle molecole costituenti, esattamente come quando noi abbiamo del sale da cucina che è cloruro di sodio, vuol dire che è stato prodotto da una reazione tra il sodio e il cloro per dare il cloruro di sodio. Questo però non vuol dire che ha le stesse proprietà del sodio o del cloro. Il sodio è un metallo che esplode a contatto con l'acqua, il cloro è un gas verdolino velenoso e invece il cloruro di sodio lo utilizziamo per farci la pasta e addirittura nelle giuste quantità è necessario per il nostro corpo. Il lattosio è presente nel latte di ogni specie di mammifero perché serve per dare energia ai cuccioli. Cosa succede quando un piccolo mammifero beve del latte e il lattosio arriva nel suo intestino? Beh, c'è una molecola, un enzima che si chiama lattasi, che io ho riprodotto qui. No, scherzo, è una libera interpretazione, questa non è ovviamente la lattasi, ma è, insomma, per indicare che gli enzimi, le proteine che diciamo, aiutano a far avvenire delle reazioni chimiche sono molto complesse, quindi io ho inventato un accrocchio con il Lego. Vabbè, allora, cosa succede nell'intestino? Nell'intestino c'è la lattasi. Cosa fa la lattasi nell'intestino di un piccolo mammifero? Beh, la lattasi arriva sul legame che c'è tra il glucosio e il galattosio, si incastra perfettamente, questa è è la caratteristica tipica degli enzimi, e in qualche modo separa i due zuccheri, il glucosio e il galattosio. Questi poi vengono assorbiti, il glucosio entra in circolo, il galattosio viene ulteriormente trasformato e così via. Questo succede normalmente per tutti i disaccaridi, perché è il glucosio lo zucchero che fa funzionare le cellule, non è il galattosio, non è il fruttosio e così via. Ora, quello che succede è che alcune persone in tutto il mondo perdono dopo lo svezzamento la capacità di produrre la lattasi, questo enzima, non la producono più. Quindi vuol dire che nel loro intestino il legame non si rompe, rimane la molecola tal quale, che viene poi apprezzata molto dai batteri della flora intestinale e che quindi poi possono produrre dei gas e dare tutta una serie di disturbi che possono andare dalla diarrea al gonfiore intestinale, insomma
ci sono anche dei sintomi gravi. Ho fatto un video qui sul canale tutto dedicato all'intolleranza al lattosio e come evolutivamente una parte della popolazione mondiale si è invece evoluta per riuscire proprio a sfruttare il lattosio anche da adulti e quindi riesce perfettamente a produrre la lattasi e a poter godere del cappuccino la mattina. Vi metto qui la scheda. La capacità di produrre o meno l'enzima e quindi la capacità di riuscire a digerire senza problemi il lattosio nel latte può essere verificata con alcuni test che si fanno in farmacia come il breath test per permettere alle persone che non possono più digerire il lattosio ma vogliono godersi lo stesso un cappuccino o utilizzare il latte per fare dei dolci o altre cose, è stato messo in commercio da un bel po' ormai un latte che non contiene più il lattosio. Ma come fanno a toglierlo? Come fanno a eliminarlo? Diciamo subito che il lattosio non viene tolto dal latte, non viene estratto dal latte, perché sarebbe difficile togliere solo il lattosio e lasciare tutto il resto, tutte le altre componenti del latte intatte. È una cosa che si fa con altri prodotti, con il caffè decaffeinato, si cerca di togliere solo la caffeina, la birra senza alcol, si cerca di togliere solo l'alcol, ma si tolgono però anche delle altre cose. In questo caso si è scelto semplicemente di emulare quello che succede nell'intestino delle persone che producono la lattasi. Quindi nel processo di produzione del latte senza lattosio, a un certo punto o si aggiunge un po' di lattasi nel latte, in questo caso l'enzima rimarrebbe nel latte, oppure l'enzima viene fissato su una superficie, il latte viene fatto scorrere a una certa temperatura, tutto viene dosato in modo tale che avvenga in modo efficiente e alla fine otteniamo un latte che non è proprio senza lattosio. Se andate a vedere nell'etichetta c'è scritto che contiene meno dello 0,1% di lattosio, che comunque è una quantità che non dà assolutamente nessun problema. Alcuni studi hanno mostrato che non tutti, ma alcune persone che non riescono più a produrre l'enzima o ne producono troppo poche, comunque grazie alla loro flora intestinale, che è diversa da persona a persona, possono addirittura riuscire a bere un bicchiere di latte intero senza avere grossi problemi. Altre persone invece non ci riescono e stanno male appena ne bevono un po' e quindi il latte senza lattosio può essere utilizzato da loro. Chiariamo subito che se uno non è intollerante al lattosio non c'è alcun motivo, neanche di tipo sanitario, di bere del latte senza lattosio. Quindi il latte senza lattosio, il lattosio non lo contiene più praticamente, però contiene i due zuccheri di cui è composto, cioè il glucosio e il galattosio e questo è il motivo prima di tutto per cui troviamo comunque segnalati in etichetta gli zuccheri presenti, perché il lattosio non è stato tolto, è stato semplicemente scisso nelle due componenti. Ma questa è anche la motivazione del perché il latte senza lattosio, confrontato con il latte normale, risulta un po' più dolce, perché il glucosio e il galattosio sono più dolci del lattosio, che tra gli zuccheri è probabilmente lo zucchero meno dolce in assoluto. Adesso andiamo a fare un esperimento, vedete che ho il camice d'ordinanza e quindi vi faccio vedere come possiamo fare in casa del latte senza lattosio con gli ingredienti opportuni. Ed eccoci al nostro piccolo esperimento. Qui abbiamo del latte senza lattosio che ho messo in una ciotolina e qui abbiamo del latte normale che ho messo in un'altra ciotolina. I due latti li ho scaldati a circa 40 gradi con il microonde in modo tale da avere una temperatura simile a quella che avremmo noi nel nostro corpo, che è 37 gradi, perché questa è la temperatura a cui normalmente agisce la lattasi. Allora, come facciamo a verificare che effettivamente questo è latte senza lattosio e questo invece il lattosio ce l'ha? Come vi ho detto, nel latte senza lattosio questo è stato scisso nelle due componenti glucosio e galattosio, che invece sono ancora legate tra di loro nel latte normale. Quindi io ho acquistato delle strisce di analisi, normalmente vengono utilizzate dai diabetici per l'analisi delle urine, per verificare la presenza del glucosio nelle urine. Quindi adesso andremo a prendere due striscette e le immergiamo nei due latti e vedremo la differenza, perché in quello qua alla mia sinistra dovrebbe rivelare la presenza di glucosio, mentre non dovrebbe esserci reazione in quello a destra. Vedete che la striscia di sinistra, quella immersa nel latte senza lattosio, è diventata scura velocemente, mentre in quella di destra non c'è stato cambiamento di colore perché il lattosio non è stato scisso, mentre quindi nella sinistra ha rivelato la presenza di glucosio. Ma facciamo un altro esperimento, perché ho comprato online, ma le trovate anche in farmacia, delle pastiglie di lattasi. Queste vengono date alle persone che appunto non vogliono rinunciare al piacere dei latticini
e magari non trovano il prodotto particolare che è stato prodotto senza lattosio, no? Adesso è più facile trovare la mozzarella senza lattosio, il burro senza lattosio, anche se il burro già ne contiene molto poco. Ricordatevi che i formaggi stagionati come il parmigiano, come abbiamo visto in un vecchio video, il lattosio non ce l'hanno più naturalmente, perché durante la stagionatura questo viene completamente consumato. Quindi ho preso una pastiglia, l'ho sbriciolata tutta schiacciandola ben bene e adesso andremo ad aggiungerla nel latte. Questa non è esattamente la lattasi che è stata utilizzata per produrre quel latte, perché questa, a differenza della produzione del latte senza lattosio, deve agire in presenza di acidi dovuti all'acido presente nel nostro stomaco, quindi è un po' diversa. Comunque la aggiungiamo a questo punto e andremo a vedere cosa succede se effettivamente si produrrà, come dovrebbe, del glucosio. Quindi andiamo ad aggiungerla, mescoliamo. Sono passati esattamente 5 minuti, quindi andiamo ad immergere una nuova striscia e vediamo che già cambia colore. Vedete che è diventata già scura, non è così scura come la prima, perché evidentemente l'enzima sta ancora agendo e c'è ancora del lattosio libero. Adesso aspettiamo altri 5 minuti e farò una seconda prova e poi lascerò passare altri 10 minuti e metteremo l'ultima striscia. Ecco, sono passati altri 5 minuti, immergiamo la striscia nel latte e vediamo il cambiamento di colore. Vedete che anche la seconda striscia che ho immerso è diventata scura. Sono passati 20 minuti da quando abbiamo aggiunto la lattasi, quindi immergiamo l'ultima striscia e vediamo il cambiamento di colore. Direi che la lattasi ha fatto il suo egregio lavoro e credo che abbia trasformato ormai tutto il lattosio in glucosio e galattosio. Con questo piccolo esperimento abbiamo visto che effettivamente la lattasi è in grado di scindere il lattosio nel latte e trasformarlo in glucosio e galattosio. Spero che questa nuova rubrica vi sia piaciuta. Ho già in mente un paio di altre cose che potrei spiegare in prossimi video. Per esempio, una cosa che mi chiedete spesso è come fanno a fare il caffè decaffeinato oppure la birra senza alcol. Ecco, ma se avete altri suggerimenti vi esorto a scriverli sotto nei commenti. L'altra cosa che vi ricordo di fare è, se non volete perdere le notifiche dei miei video, di fare clic sulla campanella. Per oggi è tutto e un ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!